uno avesse l'escavatore farebbe tutto molto più velocemente, ma purtroppo le economie non mi permettono questo acquisto. Piano piano riuscirò a prendere anche quello, dai. Un passo alla volta. Tra l'altro sta continuando a venire fuori anche tutto il muro che diciamo delinea il canale di scolo, l'inizio del canale di scolo, vediamo dove arriva e chiaramente dove un tempo defluivano le acque. Ora vediamo se si riesce a riattivare, sarebbe una grande cosa. Lo ripuliamo un pochino, non so se riuscirò a togliere tutta la terra che c'è, ma piano piano vediamo di fare un bel lavoro. Quando fate questo lavoro state attento ai piedi, io non porto le scarpe anti-infortunistiche perché ho un problema al ginocchio e se me le metto divento matto. Quindi occhio, perché quando si va dentro ti viene tutto addosso, frana praticamente, quindi stare molto attenti ai piedi perché se comincia a cadere roba di questo tipo comincia a essere un po' doloroso. Ecco. Questo lato qui bisognerà rifare tutto da zero perché non c'è proprio la base, non si intravede, non c'è nulla, probabilmente qui è dove cadeva l'acqua, ma è anche un modo per utilizzare le forme di sassi più grandi, perché devo inizialmente, quando comincerò a lavorare sul muro, utilizzare i sassi più grandi perché ce ne sono alcuni che non si alzano, quindi dovrò usare la spranga, dovrò utilizzare le braccia chiaramente e fare in modo di stare più basso possibile, perché sennò poi non le posso più utilizzare, perché ancora non mi sono armato, diciamo, di strumenti che possono farmi fare, diciamo, posizionare le pietre più grandi in alto. Eccoci qua amici, circa le ore 7 della sera. Oggi pomeriggio, diciamo, il tempo mi ha abbastanza graziato perché sono venute 2 gocce, è un po' rinfrescato, quindi non sono morto, ma comunque l'acqua l'ho finita.
oggi mi sembra di non aver fatto nulla. Questa è una di quelle giornate in cui se tu fai, lavori, cosi e poi tu dici ma non ho fatto nulla, perché c'era veramente tanta di quella terra, guardate, che mi sono finito. Un po' la differenza c'è da stamattina, vedete, sono entrato dentro il muro, insomma era pieno fino a qui di terra. Ho recuperato, diciamo, anche il passo del canale di Scola, che vedete qua si conclude. Domattina andrò a fare tutta questa parte, continuerò a scavare. Tenete conto che questo non è lo scavo finale, quando avrò finito tutto questo ripasserò, perché comunque sia, vedete, ci sono questi sassi qua che ora vi faccio vedere a questa angolazione, che guardano verso il basso, quindi questi vanno tutti riposizionati, perché altrimenti il muro poi mi spancia. Non ci posso andare, posso aver fatto tutto sto casino per ricostruire il muro e poi mi cade giù tutto. Questi guardano verso il sud, in realtà le pietre che vengono messe per il muro a secco devono guardare verso l'alto, quindi devono essere tutte legate e devono guardare verso l'alto, altrimenti il muro viene giù. Da qui si vede appunto proprio lo scavo che ho fatto dentro. C'era veramente tanti sassi, questi li ho messi tutti io oggi. Vedete, qui c'è tutto il muretto che circonda il canale di Scolo, che chiaramente sono sicuro che come in quel caso lì è tutto fatto a pavimento, però io non riesco proprio ora in questo momento a andare a scavare di più, perché voglio continuare ad andare. Vediamo un po' se alla fine dove possa riuscire ad arrivare, perché veramente è caduta una quantità di terra là sopra. Io ho fatto viaggi con i miei due secchi, ne avrò fatti tipo 10-15 viaggi, ho buttato tutta la terra su, appunto dove ci sono le buche nel campo, e niente, e domani si ricomincia un'altra giornata a fuoco. Adesso vado a annaffiare, perché la sera mi devo annaffiare, anche se sono abbastanza contento perché questo tempo mi fa andare avanti un po' le cose. E anche domani sera dovrò finire un po' prima, perché devo andare a Cercina a annaffiare le barbatelle, però diciamo sono abbastanza contento. Il lavoro va avanti, mi devo ricordare di andare, no, dicevo, io mi devo ricordare di andare piano, perché purtroppo ho il brutto vizio di prendere le cose, pum, di andare troppo veloce, di strafare, e purtroppo dovete sapere ho avuto il problema al ginocchio, mal di schiena, poi io nasco con la scoliosi, quindi dovrei stare anche attento a fare certe cose, però non ci sto attento. Anche perché, diciamo, posso finirlo entro l'estate, quindi non per forza devo finire in 10-15 giorni, è un muro grande, però queste cose mi devono entrare in testa, perché nella mia testa la mattina bisogna andare, come se fosse non una gara, una performance. Io la sera devo arrivare che ho dato tutto, oggi ho dato tutto, ieri ho dato tutto, anche perché ora mi sono fermato che non ho più voglia, diciamo, perché non ho più le forze per andare avanti, quindi prendo la mia carriola, torno a casa, sono 5 minuti a piedi, e vado a fare le mie cose, mi lavo e mi riposo un pochino, perché nella vita rurale c'è anche riposo, perché senza quello non si va più. Comunque ci si vede domani e vediamo un pochino quanto si può andare. Eccoci qua amici, buongiorno dalla mia scogliera, perché praticamente è diventata una scogliera questo posto, però camminare sui sassi è una cosa ganzissima, a me piace davvero un sacco. Vi volevo aggiornare un po' sulla situazione del muro, perché non ho voluto fare altri video, perché sennò secondo me diventa anche un po' pesante. Sicuramente questo sarà più un documentario che dei video in parti. Eccoci qua, abbiamo fatto un altro bel pezzo, stiamo continuando a scavare, io sto facendo su e giù quei secchi, su, giù, su e giù, su e giù, tra l'altro mi sto allenando le braccia a fare schifo, quindi nonostante non avrò nessuna prova costume, perché mi sa che il mare lo vedrò col binocolo, mi sto scolpendo il fisico. Vi faccio vedere una cosa: il canale di Scolo, che ieri abbiamo cominciato a pulire, che diciamo sta venendo bene, come vedete si sta chiudendo e probabilmente si chiuderà nel muro. Come vedete c'è una curva, adesso è difficile che io ve la faccio vedere, però dopo va verso il muro, e che probabilmente in questa zona qui è la zona dove praticamente confluiscono tutte le acque, vengono filtrate chiaramente e poi entrano nel canale. Nella parte in cui non c'è la struttura, in cui ho deciso di eliminare i sassi più grossi che io ho messo qua, sto cercando di entrare il più possibile. Come vedete qui, bene o male, il riempimento c'è di già, poi la terra la leverò con la spatolina. Sto cercando di entrare di più, perché chiaramente qua alla base dovrò andare a mettere dei sassi grossi. Penso quelli laggiù in fondo, questi qua, perché sono quelli più pesanti, che non riuscirò mai a mettere a questo livello qui, perché non ho proprio le forze fisiche. Quindi sto cercando di entrare il più dentro possibile, perché lì dovremo andare a costruire la struttura, diciamo, principale del muro.